Salute a tutti. Dopo l'interrogatorio di Pucci del 18 aprile 1996, gli inquirenti avevano in mano molto materiale da rimproverare a Giancarlo Lotti, che non aveva parlato. Il materiale era quello relativo ai delitti di Giogoli e di Baccaiano. Gli era stato chiesto, lo abbiamo visto, anche se dai verbali non risulta, ce ne siamo accorti per una intercettazione telefonica con la Nicoletti, gli era stato chiesto ma lui aveva detto di non saperne nulla e Pucci invece aveva detto un'altra cosa. Allora si aspettò qualche giorno e il 26 aprile si andò a interrogare Giancarlo Lotti, 26 aprile 1996. Davanti a lui c'erano i due PM Pierluigi Vigna e Paolo Canessa e vari poliziotti, tra cui l'onnipresente Michele Giuttari, il suo braccio destro Fausto Vinci e mi sembra Callisto di Genova e Nativi, l'ispettore Nativi. Sì, ecco, vediamo che non ci sono Lamperi e Venturini che probabilmente già se n'erano andati. È importante la presenza di Pierluigi Vigna. Ricordo il fatto che fosse stato protagonista dell'interrogatorio importantissimo dell'11 febbraio, quando Lotti aveva ammesso la sua fermata a Scopeti, anche se una fermata, diciamo, fortuita. Ecco, lì aveva condotto l'interrogatorio per Pierluigi Vigna, poi era stato presente, credo, a un altro paio di interrogatori, ma per un paio di mesi, un mese e mezzo, non si era più visto, nei verbali non compare. Evidentemente questo interrogatorio del 26 aprile era considerato un interrogatorio diciamo, più importante degli altri, no? E la sua presenza lo comprova. E io immagino che fu lui a condurre, fu lui a interrogare, come era successo già l'11 febbraio. Vorrei far notare la presenza di Michele Giuttari che agli interrogatori di Lotti non mancò mai. E tra di loro si instaurò un rapporto privilegiato che produsse senz'altro i risultati più sensazionali, no, nell'istruttoria. Ma comunque vediamo come condusse l'interrogatorio Vigna. E Vigna partì dal tentare di fare chiarezza sul delitto di Vicchio. Il delitto di Vicchio, dei due che fino a quel momento Lotti aveva ammesso, era quello più disastrato. Cioè già quello di Scopeti aveva il problema della dinamica che tornava poco, no? Però per quanto riguardava, e poi c'era anche il discorso del pomeriggio, ma insomma alla fine poi su quello grossi problemi non ce n'erano. Ce n'erano di più su quello di Vicchio, che aveva sofferto del fatto che c'era stata una prima fase in cui Lotti aveva raccontato tutte le fandonie di averlo detto a Vanni, poi di aver addirittura seguito, non visto, insomma c'erano state tante fandonie e a un certo momento Lotti si era assestato su una versione, la versione più o meno che era questa, cioè secondo lui aveva scoperto questa piazzola con la Nicoletti. Lui disse in quell'anno lì, nell'84. Poi c'era stato con Pucci, poi aveva raccontato a Vanni che avevano visto la Panda, poi c'era stato con Vanni, c'era stato l'episodio della ragazza che l'avevano seguita e Vanni era entrato nel bar, questo l'abbiamo visto, e poi dopo era andato la sera del delitto assieme a Vanni e Pacciani. Pucci la raccontò in modo un pochino diverso il 18 aprile. Pucci disse, confermò di avere la visita con Lotti, confermò che Lotti gli aveva raccontato dell'omicidio, che Lotti in un primo momento aveva negato di aver detto a Pucci che c'era stato questo omicidio fatto da Vanni e Pacciani, lui presente, poi lo aveva ammesso. Pucci qui lo ribadisce. Però qui Pucci introduce tutta una serie di altri dettagli che insomma inquinano un po' tutto il racconto. E lui dice che la sera precedente alla loro visita Lotti gli avrebbe detto di essere andato con Vanni e Pacciani a seguire la ragazza. Cioè insomma quel giorno che loro andarono lì a vedere la Panda, Lotti gli disse che la sera prima era stato assieme a Vanni e Pacciani a seguire la ragazza, cosa che Lotti non aveva detto. Un'altra cosa che disse è che Pacciani aveva conosciuto la ragazza per primo. E anche questa è una cosa un po' strana, no? Cioè Lotti aveva raccontato che c'era stato Vanni che era andato nel bar e tutto, non aveva parlato
di Pacciani che l'aveva conosciuta prima, perché sarebbe stato lui a segnalare questa panda che aveva visto insieme a Pucci. E invece no, Pucci dice che Pacciani la conosceva già da prima. E addirittura che Vanni e Pacciani l'andavano a trovare facendole delle proposte che non voleva, lei che rifiutava queste proposte. Questo dice Pucci, è una cosa assurda. Cioè bisogna pensare a questa ragazza di 18 anni che si vedeva arrivare questi due anziani che le facevano le proposte e stava zitta, non lo diceva a nessuno, è una cosa proprio... Cioè queste cose Pucci le raccontò dicendo che gliele aveva dette Lotti, Cioè Lotti l'aveva preso in giro? Ah, quella sera stessa che lui e Lotti andarono a spiare la panda, Lotti gli disse che sarebbero dovuti arrivare anche Vanni e Pacciani, quella sera stessa, ma non si videro. Un'altra cosa che raccontò Pucci, questa è una che non gli disse Lotti, ma la visse lui in prima persona, fu la partenza per il delitto alla quale lui era presente. Lui disse di essere stato presente. Quella sera che si trovarono in piazza, e lui dice: io però non andai, non disse se gli avevano proposto di andare, ma insomma anche lì sembra una cosa un po' strana, anche perché quando poi Pucci venne portato sulla piazzola degli Scopeti, Pacciani si arrabbiò perché aveva paura che parlasse, ma se già li aveva visti partire per il delitto, insomma... diciamo che questi racconti si stenta veramente a credere che possano essere stati utilizzati per condannare una persona all'ergastolo, è una cosa proprio... Ma insomma, con tutto questo pasticcio che c'era attorno a questo delitto di Vicchio, gli inquirenti ci vogliono vedere chiaro e tentarono di fare chiarezza assieme a Lotti, ma insomma vedremo che tanta chiarezza non fu fatta. Si partì con cercare di definire questo delitto di Vicchio. Mi viene chiesto di raccontare quante volte e con chi sono andato a Vicchio prima dell'omicidio. Io ci sono andato una volta da solo, qualche giorno prima dell'omicidio, e qui si introduce un ennesimo elemento in più. Fatto che Lotti fosse andato su questa piazzola prima da solo, cosa che non aveva ancora detto. Non ricordo esattamente quanto tempo prima, forse era di sera. Vidi che c'era una macchina sul Celeste e tornai via. Incontrai poi Mario Vanni a San Casciano, gli raccontai cosa avevo visto e dov'era la macchina. Non so dire se dopo il mio racconto Mario ci sia andato anche lui o meno. Per cui allora lui non ci andò con Vanni, aveva detto di esserci andato con Vanni, qui cambia, c'era andato da solo. Ecco, un'altra cosa che va detta è questa, cioè si può credere che Lotti fosse stato imbeccato dagli inquirenti quando i suoi racconti erano questi? Io non lo so come si può immaginare che siano nati questi racconti, no? Però è chiaro che Lotti magari diceva una cosa, poi dopo una settimana, 10 giorni, magari non si ricordava nemmeno più quello che aveva detto e diceva una cosa diversa. Cioè tutto questo, quello che si può essere sicuri, è che non fa affatto parte di un piano precostituito, né precostituito dagli inquirenti assieme a Lotti, né precostituito da Lotti che voleva fare il pentito, ecco, secondo una certa ipotesi. Io parlai di questa macchina vista nella piazzola solo con Mario, poi fu costretto ad andare la sera dell'omicidio. Qui cioè manca la visita con Vanni, ma addirittura manca anche la visita con Pucci. Cioè Lotti a questo punto dice: ci sono andato io, poi l'ho detto a Mario e Mario poi ci sarà andato da solo. Cioè non so se ci è andato. Beh, naturalmente gli inquirenti gli dissero: ma Lotti cosa sta raccontando? Qui il verbale io non riporto a domanda risponde, però sono tutte frasi abbastanza brevi. A domanda risponde. Sembra proprio che Lotti, più che fare un racconto di sua spontanea volontà, rispondesse a domande precise e anche in modo abbastanza breve, perlomeno questo risulta dalla verbalizzazione. E gli inquirenti gli rimproverano questo racconto che non torna. È vero che, come ho già riferito in precedenza, andai alla piazzola di Vicchio anche con il Pucci. Loro mi chiedono a questo punto di indicare esattamente la successione di questi sopralluoghi alla piazzola di Vicchio. Io ci sono andato prima da solo, poi con il Pucci, poi ne ho parlato a Vanni. Quando ci andai con il Pucci doveva essere o sabato o domenica,
perché in genere noi uscivamo in quei giorni. L'omicidio non era ancora avvenuto. Fui io a proporre a Pucci ad andare là anziché a Firenze, come facevamo di solito. Era di giorno e non vedemmo la macchina. C'era una specie di trattoria vicino al ponte, ci si fermò a bere, poi si andò al fiume. La macchina non venne, io non l'ho vista. Con il Pucci si è andati una volta sola. Ci sono tornato quando mi hanno costretto Vanni e Pacciani e successe ciò che ho già descritto. E insomma, anche qui, addirittura qui si dice che quella macchina, la volta che andò con Pucci non c'era, che andarono semplicemente a mangiare. Cioè è chiaro, no, che Lotti non si ricorda bene quello che aveva detto in precedenza. Pensare che fosse stato imbeccato in questo modo. Ma vediamo in altra parte del verbale, sempre perché poi qui è chiaro che c'erano degli argomenti che quando Vigna o anche altri, insomma gli altri, vedevano che Lotti si impappinava, magari cambiavano domanda e poi ci ritornavano dopo. In seguito si ritornò su questo discorso di questa sequenza di visite e Lotti risponde così: per capirci, io nella piazzola di Vicchio ci sono stato in un primo tempo con la Filippa, e qui esce la Nicoletti, poi da solo, poi con il Pucci, poi con il Vanni, e infine con Vanni e Pacciani la sera dell'omicidio. Rispetto al racconto del 9 di aprile, qui è stata introdotta la visita di lui da solo, che allora non c'era. Il resto più o meno quadra. La sera che ci andai con Vanni, prima dell'omicidio, lui volle andare alla piazzola dove vedemmo la macchina, che avevo visto anch'io. Vedemmo che in macchina c'erano due che facevano l'amore. E qui la volta precedente non aveva detto questo, non aveva detto che erano direttamente andati al di là della strada ad aspettare che la macchina ripartisse. Quando ripartirono gli si andò dietro, si arrivò seguendo la loro macchina al bar e qui scese dall'auto la ragazza, mentre il ragazzo andò via. Vanni entrò e parlò con lei, io non ebbi modo di vederla, eccetera, eccetera. No. Qui c'è la storia di Vanni che fa la proposta. Non so se il Vanni c'è stato con Pietro. Qui gli avranno detto, ma Pucci ha detto che, gli avresti detto che Vanni e Pacciani erano andati più volte a trovare questa ragazza, come sta la questione? Lui dice, ma non lo so, io non so come si fa ad andare avanti con un racconto del genere da portare in dibattimento. Vediamo la Nicoletti. Loro mi chiedono se io conoscevo la zona di Vicchio e in particolare quel posto dove è avvenuto l'omicidio. La prima volta ci sono stato con la Filippa Nicoletti. Quando ci sono andato con la Filippa non lo conoscevo. Può darsi che quella zona la conoscesse lei meglio di me, ma qui naturalmente non è possibile perché la Nicoletti neanche aveva la patente. E poi lei stessa lo disse, ma è chiaro che ce l'aveva portata Lotti, perché la conosceva Lotti. Ci vuole del tempo ad arrivarci da San Casciano, ci sono tanti chilometri, 65. Con la Filippa ci eravamo andati innanzi, io non ricordo esattamente quando. Lei dice che era nel 1981. Con la Filippa sono andato a Vicchio una sola volta e qui rispetto a quello che aveva detto lei, no, i conti non tornano, perché lei parlò di più volte. Poi ci sono tornato da solo e con il Pucci, come ho già detto. Quando andammo con la Filippa eravamo noi due soli. E qui gli inquirenti gli domandano, ma perché sei andato sulla piazzola da solo? La cosa era una novità, che prima lui non l'aveva detto e quando lo dice però non spiega perché. E sentiamo cosa risponde. Loro mi chiedono perché andai da solo a Vicchio, dato che, come ho detto, ci sono tanti chilometri da fare. E insomma gli chiesero, ma cosa ci sei andati a fare in quella piazzola così lontana, 65 chilometri da solo? A far che? Sempre nell'ipotesi che, come aveva raccontato lui, i veri assassini fossero Vanni e Pacciani e lui fosse soltanto un comprimario che era stato costretto ad andare. Io ci andai per fare una girata e basta. Loro mi contestano quanto ha riferito il Pucci in merito alla volta che andai con lui a Vicchio, che avevano spiato la Panda, cosa che lui in questo interrogatorio non aveva detto. Mi vengono altresì contestate e lette le dichiarazioni da me rese nel corso del sopralluogo del 18 febbraio. Cioè a quel punto gli leggono quello che aveva detto prima. La verità è quella che ho detto nel sopralluogo. Oggi mi sono un po' imbrogliato nel parlare.
Effettivamente le cose stanno come ho già dichiarato e come riferisce il Pucci. Noi due la macchina celeste la vedemmo nella piazzola e si vede che a questo punto non so se Lotti non l'aveva detto perché non l'aveva voluto dire o perché non si era ricordato, io non so, o perché non si era ricordato di averlo detto magari, no? Io penso che ci fosse andato a spiare la Panda assieme a Pucci, ma magari non si ricordava che era stato detto, chi lo sa. Insomma, in tutta questa cosa qua, cosa possiamo dire? Io ribadirei un fatto fondamentale, cioè qui Lotti non era stato preparato, non era stato preparato. Ora, se si vuole vedere Lotti come un personaggio innocente che racconta queste cose perché si trova così imbarazzato, non sa come dire, ha paura di andare in carcere, ma io penso sì, potrebbe anche essere possibile una cosa del genere, ma io la ritengo molto molto improbabile, perché Lotti non sembra affatto un personaggio impaurito da questi verbali, no? Sembra un personaggio che ha qualcosa da nascondere, io penso che le cose stiano così. Comunque gli inquirenti per quanto riguarda il delitto di Vicchio non erano ancora contenti perché c'era anche il discorso così di quella fuga per le strade che era stata così descritta nel sopralluogo con Lotti, ma non era soddisfacente se non altro perché non serviva a nulla e per cui ritornano un po' all'attacco e glielo chiedono, no? E poi lui racconta diciamo tutta una serie di elementi, poi l'ufficio dà atto che nel corso del racconto, a richiesta, il Lotti traccia del proprio pugno uno schizzo, dove in basso disegna la strada Saginalese, con a destra un rettangolo che indica essere la piazzola dell'omicidio, e nella parte superiore del disegno indica il tracciato della strada nel bosco, con nel mezzo il punto dove era il ponte vicino alla fonte, e sulla sinistra la zona dove si trova la casa dove nascosero la pistola. Insomma, Lotti gli disegna questa piantina. Da altresì atto che Lotti ha indicato che non ricorda nei particolari la strada percorsa, ma solamente che le strade percorse subito dopo l'omicidio si trovavano nella parte sovrastante la strada Saginalese e che era il Pacciani a conoscerla e lui seguiva dietro con la sua macchina. Cioè allora, messo così, mi sembra che poi in sede di riscontri, in sentenza, si fa anche un ragionamento che Lotti conosceva quelle strade, sì, però cioè, Lotti c'era stato portato nel sopralluogo, per cui disegnare questa piantina così approssimativa, no? Cosa gli ci voleva? Cioè non è che questo dimostra niente. Importante invece è questo, loro mi chiedono se nel percorrere le strade sterrate sopra la piazzola nei modi che ho descritto abbiamo incontrato auto che venivano in senso contrario. Io per la verità non lo ricordo. Allora lui non si ricorda durante questo percorso per strade sterrate di aver incontrato auto che venivano in senso opposto. Allora, per il discorso dei coniugi Martelli Caini si potrebbe anche accettare, no? Perché la loro macchina era ferma, però attenzione, era ferma con i fari accesi a quel ponticino. Lotti addirittura aveva notato che c'era poca acqua e non aveva visto che c'era una macchina con i fari accesi lì. Ecco, questo qui non lo disse, no? Ma poi soprattutto non raccontò di aver incontrato la macchina della signora Frigo, che aveva detto in seconda battuta che dietro alla macchina bianca, a distanza di qualche centinaio di metri, aveva incontrato anche una macchina rossa, alla guida della quale aveva visto qualcuno che assomigliava a Giancarlo Lotti. Questa macchina era subito entrata in una stradina laterale e Lotti disse che non c'era stato nessun incontro e allora questo già era squalificata di suo quella testimonianza della signora Frigo, ma questo discorso di Lotti la squalifica irrimediabilmente. Parliamo della lettera che sarebbe stata compilata da Pacciani dopo il delitto di Vicchio con, lasciò intendere Lotti, dentro un frammento del seno, di una delle parti escisse. E poi lui e Vanni sarebbero andati a Vicchio a imbucarla, a Vicchio. Ma perché proprio a Vicchio? E qui forse si comincia un po' a capire perché. Una sera dopo l'omicidio mi chiamò Mario e mi disse si deve andare a Mercatale, aggiungendo devi venire in tutti i modi. Accompagnai Mario a Mercatale con la mia macchina.
Andammo nella casa di Pietro, era solo in cucina e vidi che era a fare una lettera. Mi viene chiesto cosa avesse davanti, aveva dei fogli e una busta bianca e lì per lì non vidi se era scritta. Vidi che a un certo punto scendeva nel garage che si trova di sotto. Tornò che aveva un vasetto, ma non vidi cosa c'era dentro. Vidi però che prese qualcosa dal barattolo e lo rinvoltò in un primo foglio, ripiegandolo più volte, mi sembra in 4. E poi ancora mise il tutto in un altro foglio, ripiegando anche questo. Erano fogli di una rivista. Cominciamo col dire che se gli inquirenti gli fanno raccontare ancora questo fatto di questa lettera fantasma, gli inquirenti si volevano male, cioè se gli inquirenti erano lì dopo aver imbeccato Lotti e Lotti continua a raccontare di questa lettera che nessuno vide mai e che poi in dibattimento naturalmente sarebbe stata presa a pretesto per dire che Lotti non aveva visto niente, non sapeva niente, che si era confuso con la lettera di Scopeti. No, gli inquirenti lasciano che Lotti e verbalizzano, continuano a raccontare di questa lettera, ma qui vorrei far notare un particolare, che Lotti parla di una rivista. È una rivista che, non so se è un dettaglio che forse non è importante o forse lo è, a Scopeti una rivista ci fu, quella che servì per ritagliare le letterine, no? E non un quotidiano. Non ho visto esattamente che roba era quella che metteva nei fogli, vidi poi che mise l'indirizzo a mano sulla busta e in basso scrisse mi sembra Vicchio e poi Firenze. Anticipo un passo successivo. Circa l'indirizzo sulla busta ho visto Pietro mentre lo scriveva a mano, ho visto che faceva 2 righe e via, ho visto che sulla busta c'era già il francobollo. Riflettiamo un momento su 2 dettagli. Sulla busta c'era già il francobollo. Ricordo che sulla busta di Scopeti il francobollo era stato appiccicato molto tempo prima della spedizione della busta. Questo lo si capisce perché i ritagli e il francobollo erano stati appiccicati con un tipo di colla. La busta e il foglio interno erano stati appiccicati con un altro tipo di colla. Evidentemente tra i 2 momenti era passato del tempo, il tempo per il quale la colla si era o esaurita o più facilmente si era seccata. La prima colla era di quelle col pennellino, liquido col pennellino. Si era seccato magari il pennellino, no? Un personaggio spreciso come Lotti non l'aveva messo nel modo giusto, insomma non so cosa era successo. Questo è un particolare. L'altro particolare è quello dell'indirizzo. Lui dice, ho visto che faceva 2 righe e via. Cioè, detto così, 2 righe e via, vuol dire che l'indirizzo era un indirizzo mal scritto. Ma che indirizzo poteva essere? Quell'indirizzo che, a mio giudizio, fece sì che la lettera non venisse recapitata. Ma quale poteva essere l'indirizzo? Io ricordo, anticipo, un elemento che Lotti avrebbe raccontato successivamente, l'avrebbe raccontato il 15 luglio, lo vedremo, ci arriveremo al 15 luglio magari nel prossimo video, però anticipiamo questo fatto, che Vanni gli avrebbe detto, Vanni o Pacciani, insomma uno dei 2 gli avrebbe detto che questa lettera era indirizzata a una certa Manuela. Ora, Manuela era la collega di Pia Rontini nel bar. Mettiamoci nei panni di Lotti che dopo Vicchio vuole mandare questa lettera, magari con dentro un frammento di seno come avrebbe fatto l'anno dopo, per dire a tutti guarda che io non ho paura di scindere il seno e compagnia bella, no? E a chi la mandava? E decise di mandarla a questa ragazza, a questa Manuela, ma non sapeva sta Manuela dove abitava, non conosceva l'indirizzo. Allora io potrei pensare, è un'ipotesi così, prendiamola per quella che è. Potrei anche pensare che avesse scritto un indirizzo di questo tipo per raggiungere questa Manuela, della quale aveva sentito il nome sicuramente dentro il bar, dove era entrato, come raccontò Pucci, dove era entrato insieme a Pucci. Manuela, bar della stazione, Vicchio, Firenze. E magari la sua ingenuità di uno che di lettere non sapeva nulla, che non aveva magari mai spedito una lettera o comunque non era ad uso a questo tipo di cose, il fatto di averla imbucata nella buca vicino al bar
poteva, secondo lui, facilitare il fatto che a questa ragazza la lettera arrivasse. Naturalmente poi invece non era arrivata, no? È una suggestione, è un'ipotesi suggestiva. Infatti, dice, la buca dove Vanni l'ha impostata era vicino al bar dove eravamo stati io e Vanni. Non so se vicino c'è la stazione, insomma il bar era quello lì, quello dove ci lavorava la ragazza. Non so indicare quanti giorni dopo l'omicidio andammo ad imbucare la busta, nel senso che non lo ricordo di preciso. Sarà passato qualche giorno. Io chiesi perché si doveva fare tutti quei chilometri per andare a impostare, ma Mario, arrabbiato, disse che si doveva andare e basta. E infatti la cosa è un po' strana. Cioè, una lettera si imposta da qualsiasi buca, poi sono i postini che si preoccupano di recapitarla, no? E invece loro andarono a impostarla proprio lì, vicino al suo destinatario, insomma, no? Come poi Lotti disse in seguito. Io penso che le cose andarono come ho detto, ma è un'ipotesi. Un altro particolare per dire questo accrocchio incredibile che venne fatto su questo delitto di Vicchio tra le dichiarazioni di Pucci e le dichiarazioni di Lotti, un accrocchio veramente incredibile. Lotti smentì Pucci sul fatto che Vanni e Pacciani fossero andati da soli a Vicchio a vedere la ragazza. Non ho sentito dire, cioè Pucci disse che era lui che gliel'aveva detto e lui dice no, non gliel'ho detto a Pucci questo fatto. Gli inquirenti affrontarono a questo punto un altro argomento che gli stava a cuore e che era quello di Giovanni Faggi. Cioè, io ricordo che Giovanni Faggi era stato tirato in ballo da Pucci, l'interrogatorio precedente, il 18 aprile, come un uomo che abitava a Calenzano e che Lotti gli avrebbe detto che era stato presente a vari omicidi. Gli omicidi erano Calenzano, Vicchio, Scopeti, aveva segnalato la coppia di Calenzano e così via. Anzi, Pucci addirittura lo avrebbe visto a San Casciano assieme a Lotti, Vanni e Pacciani. A Lotti era stato chiesto già di questo Faggi, gli era stato chiesto nel momento in cui ancora lui era un testimone, mi sembra il 21 febbraio 96. Gli era stato chiesto se il nome di Giovanni Faggi gli diceva qualcosa e lui aveva detto non mi dice nulla. Giovanni Faggi che era assieme a Vanni uno dei due candidati a diventare fiancheggiatore di Pacciani e nella fase dell'istruttoria gli inquirenti speravano di riuscire ad agganciarlo. Poi vedremo che ce la fecero e lo portarono al processo e poi fortunatamente il poveraccio fu assolto. Comunque la vita gliel'avevano rovinata ormai. Comunque, gli Faggi a questo punto chiesero a Lotti quel 26 aprile. Il cognome Faggi non mi dice nulla. A Calenzano conoscevo solo il dottore veterinario di cui ho già parlato in precedenza, Bicchielli. Mi viene contestato che il Pucci ha dichiarato di conoscere una persona di Calenzano e mi viene mostrata la foto insieme ad altre 3, mostrate a Pucci. Io dico che delle 4 foto che mi vengono mostrate il primo non lo conosco, le altre 3 sì, però non si sa chi sono questi. Mi viene chiesto se conosco qualcuno che possieda una Argenta o una 131, che sarebbe la macchina che si presupponeva fosse stata presente lì sotto la piazzola di Scopeti la sera dell'omicidio e che Pucci aveva detto di aver visto. Io dico subito che non conosco nessuno con macchine di quel tipo. Io l'Argenta la conosco. È una macchina diversa, più grande della 131. È una 2000. E qui Lotti dimostra di conoscere bene le macchine, no? Perché era un appassionato nel suo piccolo, anche se non aveva soldi, ma insomma, le macchine gli piacevano. La 131 è più piccola. L'ho avuta anch'io, esiste anche metallizzata. Mi viene a questo punto contestato ciò che ha riferito Pucci nell'interrogatorio del 18 aprile 96 in merito a uno di Calenzano. Io di Calenzano l'ho già detto, conosco soltanto il veterinario. Non so se Fernando si riferisca a questa persona, per quel che ne so io ha cambiato tante macchine e per cui Lotti non ammette di conoscere Faggi. No, dice proprio di no. Per Pucci invece sarebbe stato presente a Vicchio, a Scopeti e a Scopeti in macchina. Su questo Faggi gli inquirenti non erano affatto soddisfatti, Però, al solito, preferirono altre domande e passarono all'argomento Alessandra Martalesi.
Io non so, perché mi sembra che al momento Alessandra Bartalesi non era ancora stata interrogata, però evidentemente sapevano che quell'estate, l'estate precedente, c'era stato questo incontro di Lotti con la nipote di Vanni, Alessandra Bartalesi, che aveva prodotto, diciamo, una specie di amicizia, anche qualcosa in più. Gli chiesero di questo, lui raccontò a suo modo come l'aveva vissuta questa storia. Questo qui lo vedremo magari in un altro momento. Poi tornarono alla carica con Calenzano. Mi si contesta che Pucci ha riferito che quello di Calenzano, di cui io gli ho parlato, era un omosessuale. Io a Pucci non ho mai parlato di uno di Calenzano che era omosessuale. Mi viene contestato che Pucci dice di aver saputo da me che anche questo di Calenzano veniva a vedere qualche omicidio. Io non l'ho vista questa persona. E Lotti qui dice che non conosce questo qua di Calenzano. Ma l'argomento Faggi e Calenzano era propedeutico, sì, cioè interessava già di suo, no? Ma ci si voleva avvicinare al tema, diciamo così, più importante di questo interrogatorio, che erano i delitti precedenti a quello di Vicchio. Qui si parla di Calenzano, non a caso, perché è un delitto precedente a quello di Vicchio, e si comincia a chiedere a Lotti dei delitti precedenti. Mi viene contestato che Pucci ha parlato di aver saputo da me anche di altri omicidi, oltre a quelli dell'84 e dell'85. Io non gli ho parlato di altro. E qui Lotti sta resistendo, no? Sta resistendo disperatamente. Allora, qui cosa bisogna pensare? Perché Pucci aveva raccontato che Lotti gli aveva raccontato di questi delitti? Se l'era inventato? Beh, allora, se se l'era inventato, è giusto che Lotti dica io questi qui non so niente, non sapevo niente. Ma poi vedremo che invece le cose non andranno così. Ma allora, se Pucci non se l'era inventato, era frutto di effettive confidenze da parte di Lotti, no? E allora Lotti qui sta cercando di negare cose che invece aveva detto davvero. Vediamo come va a finire. Contestato anche che Pucci riferisce che ha parlato a lui anche dell'omicidio di Calenzano del 1981 e Lotti non risponde. Si vede che Lotti rimane lì interdetto, non sa come, cioè non si aspettava una cosa del genere, no? Non si aspettava che Pucci allargasse il campo ai delitti per i quali non c'era accordo. Qui bisogna anche riflettere su un fatto che questo pericolo che Pucci parlasse troppo sarebbe rimasto al processo e anche dopo, insomma, no? Questo potrebbe far capire perché Lotti non si azzardò mai a smentire troppo quello che aveva detto Pucci, perché c'era il rischio che Pucci poi, pressato dagli inquirenti, raccontasse sempre cose nuove. Contestato quanto riferito da Pucci in merito all'omicidio dei due tedeschi ammazzati sopra al Galluzzo nel 1983, il Lotti non risponde. Contestato anche quanto riferito da Pucci in merito all'omicidio di Baccaiano, il Lotti non risponde e uguale comportamento tiene quando gli si contesta ciò che Pucci riferisce in merito all'uccisione di due uomini anziché di un uomo e di una donna. E insomma, io continuo a ribadirlo, ma se Lotti era stato imbeccato dagli inquirenti, perché queste resistenze? Perché questo intorcinamento e non dire le cose e basta? Contestato ancora a Lotti che alcuni testimoni sentiti nel corso delle indagini riferiscono di aver notato una 131 metallizzata o una macchina simile nei pressi dell'omicidio degli Scopeti, dichiara: io non l'ho vista questa macchina, io di queste cose non so. A questo punto il PM fa presente a Lotti che deve vincere eventuali timori, in quanto gli omicidi appaiono collegati tra di loro. Il Lotti risponde: io a Pucci non ho parlato di queste cose. E insomma, qui siamo un po' in una situazione simile a quella che si era prodotta nell'interrogatorio dell'11 febbraio 1996, quando era Viglia che interrogava Lotti e cercava di fargli dire le cose che già aveva detto Pucci. E qui siamo più o meno in una situazione del genere. E gli inquirenti cosa fecero? Fecero una cosa simile a quella che avevano fatto già in quel caso lì. Allora ricordo che venne fatto entrare Pucci, i due vennero messi a confronto, quel poco che disse in più Lotti naturalmente non bastava, fu fatto uscire Pucci e
venne letto a Lotti il verbale di Pucci, dove così Lotti venne a sapere tutto quello che aveva detto. Qui si evitò il confronto e si passò subito alla lettura del verbale. Mi viene a questo punto data integrale lettura delle dichiarazioni rese da Pucci il 18/4/96 circa i racconti fattegli da me in merito agli omicidi prima del 1984. Io queste cose non le ho dette. E Lotti continua a fare resistenza. Però intanto ha saputo quello che Pucci aveva raccontato e così ha modo di elaborare, di pensare, no? Per quel poco che poteva pensare in quella situazione. Io ricordo l'aneddoto, la storia della Bibbia che avevo letto di Susanna e dei due anziani, come Davide aveva risolto questo giallo, diciamo così, interrogando separatamente i due anziani, no? Perché è chiaro che ognuno dà la sua versione, se le versioni non coincidono vuol dire che nascondono qualcosa. E qui tra Lotti e Pucci, ma non soltanto in questo caso, ma in tutta l'istruttoria, si sarebbe dovuto fare la stessa cosa. Si sarebbero dovuti costringere separatamente a raccontare la loro verità definitiva e poi dopo semmai metterle a confronto. E qui invece si leggono a Lotti le dichiarazioni di Pucci, così naturalmente Lotti cosa avrebbe fatto? Si sarebbe adeguato, no? Però non subito, aveva bisogno di pensare. A questo punto l'ufficio mostra il verbale delle dichiarazioni rese da Pucci aperto alla pagina 3 e dà atto che dopo aver dato un'occhiata il Lotti dichiara. Questo è un episodio interessante, C'è questo verbale aperto alla pagina 3 che Lotti guarda, non so io in che modo, se fu messo di proposito, è il verbale di Pucci, fu messo di proposito dagli inquirenti davanti a Lotti per vedere le sue reazioni o se durante l'interrogatorio ci fu un momento in cui Lotti gli poté dare un'occhiata. E vediamo come reagisce Lotti. Io del 74 non l'ho detto, cioè dice Lotti, chiestogli a cosa si riferisca dal momento che l'ufficio non gli ha dato lettura della parte relativa alle dichiarazioni di Pucci circa l'omicidio del 74, dichiara: qui sembra che questa lettura integrale, qui nel verbale c'era scritto lettura integrale del verbale di Pucci, non sia stata così integrale. Quella parte che riguardava il delitto del 74, che era molto breve, no? Perché Pucci disse di non saperne niente, non gli era stata letta. E allora lui cosa dice Lotti? Ho visto appena un po' il foglio con gli occhi. L'ufficio dà atto che nella parte finale della pagina 3 di detto verbale, dopo a domanda risponde dell'omicidio del 74 a Borgo San Lorenzo, io ho visto qualcosa solo in televisione. Questo era quello che aveva dichiarato Pucci e Lotti aveva letto questa frase, aveva visto questo delitto 74, magari non aveva letto la frase, aveva letto soltanto l'anno. Cosa può voler dire questo? Può voler dire, cioè Lotti dice io di quel delitto lì non ho mai parlato e effettivamente io penso che è vero che con Pucci di quel delitto probabilmente non aveva mai parlato. Mettiamoci nei suoi panni sempre che sia possibile. Ma quando conobbe Pucci, che era più o meno il 77, questo delitto l'aveva fatto da 3 anni. Un delitto che era un delitto molto particolare rispetto a quelli che poi sarebbero stati i delitti futuri e di quello non c'era motivo di doversene vantare, semmai poteva temere che ci potessero essere dei guai raccontando questo fatto a Pucci. Diciamo che non era un delitto del quale sentiva il bisogno di vantarsi, perché non era ancora nella fase seriale dove uccideva per rabbia, per creare un personaggio che sopperisse alle manchevolezze del suo personaggio quotidiano, no? Così meschino. Ecco, lì non sentiva evidentemente l'esigenza di vantarsi di quel delitto e a Pucci di questo delitto non aveva mai parlato. È possibile anche che non gli avesse detto del delitto di Scandicci, perché essendo il primo nella fase seriale, magari non si fidava di dire una cosa del genere a Pucci, magari si sentì di essere così più audace al delitto successivo, quello di Calenzano, dove sembrerebbe che avesse detto a Pucci di saperne qualcosa, ma senza dirgli se c'era o non c'era. Io penso che potrebbe essere spiegato così, lui era sicuro,
vide 74, dice no, io del 74 non ho mai detto niente a nessuno. Ecco, io penso che questo episodio possa essere interpretato in questi termini. Comunque sono tutte ipotesi naturalmente, no? Suggestioni che lasciano il tempo che trovano, ma io le dico perché appunto le penso, poi ognuno le giudichi come vuole. Comunque Lotti ribadisce, degli omicidi prima di quello di Vicchio io non so niente, io non ho mai parlato di queste cose con Pucci, non so niente della pistola. Anche questa domanda risponde, probabilmente gli chiesero, ma con la pistola sai che fine ha fatto? Dice non so niente. Gli inquirenti naturalmente volevano insistere, no, su questa storia dei delitti precedenti, ma fecero qualche domanda così di alleggerimento, domande di alleggerimento che riguardarono Toscano, le cartucce date da Toscano a Vanni, poi alcune così, notizie di Lotti che disse che aveva frequentato la quarta elementare, aveva ripetuto la seconda 2 o 3 volte, parlò della Filippa, insomma alla fine si capiva che c'era bisogno di qualcosa che per indurre Lotti a parlare. Io non so se gli inquirenti si consultarono, comunque successe qualcosa. Prima di tutto Vigna riprova la domanda, ma perché Pucci ha detto quello che ha detto? Lotti risponde, non so dire perché Pucci dica le cose riportate nel verbale che mi è stato letto. Insomma, cioè, Vigna prende atto del fatto che non si sblocca. E allora decidono di verbalizzare quello che è stato detto fino a quel momento, ma intanto Vigna esce, se ne va. Io penso che avessero immaginato che fosse stata proprio la presenza di Vigna a impedire a Lotti di raccontare quello che invece avrebbero voluto che raccontasse. Io penso che si può spiegare così, Vigna uscì e non è un caso se le cose cambiarono. Si dà atto che a questo punto, alle ore 18:25, l'interrogatorio era cominciato alle 16 mi sembra, per cui sono trascorse 2 ore e mezza. Si dà atto che a questo punto, alle ore 18:25, il procuratore, dottor Vigna, si assenta per altri impegni dell'ufficio. Altri impegni, non avrebbe avuto impegni più importanti di questo, no? Per cui è un'assenza strategica. Si interrompe il verbale per alcuni minuti e prima di procedere alla verbalizzazione si chiede a Lotti se ha riflettuto su quanto ha appreso avere dichiarato il Pucci al PM e Lotti dichiara, eccolo qua, e qui finalmente c'è la svolta. È vero, io quelle cose che dice il Pucci gliele ho dette veramente, ho assistito anche all'omicidio di Baccaiano. Ho visto la macchina dei ragazzi uccisi, c'è una strada che si sale e a metà c'era questa macchina. Io fui costretto ad andare lì come per gli omicidi successivi. Anche quella volta io ero con la macchina mia e Vanni e Pacciani erano con quella del Pacciani. Il Pucci non c'era, gliene ho parlato dopo io. Furono uccisi una coppia di fidanzati, io ero rimasto un po' più in giù, sentii che sparavano dentro la macchina. Era Pietro che sparava. Non li aveva presi tanto bene e volevano uscire di macchina. Per me i 2 avevano riconosciuto le persone. Volevano ripartire ma c'era un fossetto e la macchina durò fatica a sortire. Per me i 2 avevano riconosciuto le persone. Cioè sembra che Lotti, poi lo ribadì anche in dibattimento, lo avrebbe ribadito in dibattimento, sembra che Lotti avesse creduto al trucco orchestrato da Silvia Della Monica di Mainardi che prima di morire sarebbe riuscito a descrivere il suo assassino. Sembra che Lotti ci avesse creduto. Quindi mettiamoci nell'ipotesi che io condivido di qualcuno che avrebbe avvertito le forze dell'ordine che c'era il delitto di Signa collegato con quelli del mostro, che poi avrebbe prodotto la partenza dalla pista sarda. Potrebbe essere stato Lotti a mandare quei biglietti, qui si dice no, tante volte, ma Lotti non sarebbe stato capace di fare un lavoro del genere, no? Perché non era capace di scrivere. Questo è vero, che Lotti non fosse capace di scrivere lo dimostra anche il fatto che la lettera di Scopeti non aveva nessun testo e poi la sua lettera spontanea scritta con i piedi. Però, allora, prima di tutto, questi biglietti del cittadino amico e compagnia vera, che io credo che siano esistiti, attenzione, io penso, anche se non c'è certezza, ma io penso che siano esistiti davvero, perché ci sono vari elementi che lo dimostrano, io ho espresso le mie convinzioni in un paio di video. Io credo che questi biglietti furono mandati davvero.
Poteva averli mandati Lotti, magari Lotti, anche se erano brevissimi, potrebbe aver avuto delle difficoltà, ma c'era anche l'amico Pucci. Cioè, noi sappiamo che Pucci sapeva che a Baccaiano il Lotti in qualche modo era coinvolto con quel delitto, no? Mentre di Calenzano sapeva meno. Potrebbe essere che dopo il delitto di Baccaiano, quando Lotti aveva avuto questa paura di essere stato riconosciuto, avesse chiesto a Pucci: ma senti, aiutami a mandare un biglietto ai carabinieri perché io so che quel delitto che loro non lo sanno è anche lui opera del mostro. Potrebbe averglielo chiesto a Pucci. Pucci era un pochino più acculturato di Lotti, se non altro aveva la quinta elementare. Vediamo qui, grazie a Francesco Cappelletti che mi ha fornito quella di Pucci, un confronto di firme. A me pare che Pucci se la cavasse meglio. Io penso che Pucci potrebbe essere stato scolasticamente migliore di Lotti, perché essere migliore di Lotti ci voleva poco naturalmente, no? Potrebbe essere che Lotti avesse chiesto a Pucci di aiutarlo, è un'ipotesi. Vengono chieste a Lotti notizie su questa piazzola di Baccaiano, sul posto dove era. Lotti fa tutto un resoconto di come arrivarono, delle strade percorse, preciso. Che Lotti conoscesse il posto lo sappiamo anche dal fatto che vi si voleva fermare con la Bartalesi, per cui sapeva dove era questa piazzola. E poi era vicino a casa sua, lui da Ponte Rotto, dove abitava in quel periodo, a lì c'erano circa 5 chilometri. Vediamo una descrizione del delitto che lui dà e che c'è nel verbale. Su questo tratto che indica sul disegno, cioè lui fa un disegno, no, delle strade e tutto, su questo tratto che indica sul disegno dice che sulla destra c'era uno spiazzettino dove egli, Lotti, ha lasciato la sua macchina. Più avanti, sulla sinistra, lungo il lato della strada, era parcheggiata l'auto dei ragazzi. L'auto era posta con il davanti in direzione di Montagnana. E qui ho guardato, a me sembra strano perché Montagnana è in direzione della coda della macchina, non del muso. Ma più avanti, sullo stesso lato, Pacciano aveva fermato la sua auto quella sera. Più avanti ancora si trovano sullo stesso lato delle case. E qui dice di aver parcheggiato, praticamente Lotti dice di aver parcheggiato la sua macchina su uno spiazzettino dalla parte dove poi sarebbe stata ritrovata la macchina di Mainardi, cioè dove c'era il fossetto di scolo, per cui che spiazzettino poteva esserci, ma infatti non c'era nessuno spiazzettino. Poi in dibattimento avrebbe detto che la sua macchina era stata parcheggiata, che sporgeva nella carreggiata, ma anche quella di Pacciani. E qui c'è il discorso che i testimoni che passarono davanti al luogo del delitto durante il delitto non videro nessuna macchina. Sparò solo il Pacciani. Forse quella sera ci eravamo incontrati a San Casciano, di preciso non ricordo solo che andai con loro. Non ricordo che macchina avessero quelli della coppia né il colore, ricordo che era rasente un fossetto e il Pacciani gli sparò davanti al vetro. Io ero un po' più indietro e non ho visto bene i particolari. Mi ero fermato, come ho detto, sul lato opposto della strada, prima di loro. L'auto dei ragazzi era rasente il fosso, con direzione Montagnana. Non so dire con precisione se Pacciani gli andò dentro, dopo che gli sparò la prima volta. Loro erano fermi a fare l'amore. Pacciani e Vanni avevano accennato prima che li volevano ammazzare, è segno che sapevano che quel giorno c'era quella macchina. Me ne aveva parlato il Vanni nei giorni prima, erano sicuri di andare lì, naturalmente tutte balle, no? Tutte balle. Andarono subito a quel punto, non so se li conoscevano da prima. Mario mi disse che saremmo andati in quel posto lì, ma io la coppia non l'avevo mai vista prima. E poi gli inquirenti lo portano a parlare di Giugoli. Dopo quell'omicidio ho assistito anche a quello dei tedeschi. È avvenuto a Giugoli al Galluzzo. Come negli altri omicidi, io ero con la mia macchina e Vanni e Pacciani con quella di Pietro. Erano andati avanti loro. Non so quanti colpi spararono. Io ero distante. Spararono dentro un furgone. Io vidi che sparò Pietro. Vidi che i due del furgone erano a sedere. Dopo aver sparato vennero via, io non ricordo che macchina avevo, ricordo che dei due nel furgone uno aveva i capelli lunghi. Prima del fatto entrambi, Pacciani e Vanni, mi dissero che dovevo andare con loro lì per fare un altro lavoro. Ricordo che questo omicidio avvenne dopo quello di Baccaiano, ma non ricordo se nello stesso anno o l'anno dopo. E qui io penso che Lotti fa il finto tonto, fa finta di non ricordarsi bene perché non vuole, cioè nella sua furbizia così istintiva, teme che essendo troppo preciso possano pensare che lui aveva fatto più di quello che stava dicendo, no?
secondo me tutte queste incertezze, anche l'introduzione magari di particolari non precisi, come potrebbe essere quello dei due ragazzi che erano seduti, perché seduto sicuramente probabilmente era il biondo, il Uwe. Io penso che fosse seduto con la schiena appoggiata alla lamiera dalla parte dei primi spari. Il ragazzo invece non era seduto, era sdraiato. E io non so se Lotti perché disse così, perché i due erano entrambi seduti, non lo so. Io penso che potrebbe essere in questo tentativo di non essere troppo preciso per non far sospettare troppo. Si ritorna a parlare dell'omicidio di Calenzano. Dell'omicidio di Calenzano non so niente. A questo punto mi viene data nuovamente lettura della parte delle dichiarazioni rese al PM da Pucci in relazione all'auto 131 presente nell'omicidio del 1985. Io non l'ho vista, insomma gli vogliono far dire di quest'auto che era presente sotto Scopeti la notte dell'omicidio. Circa l'omicidio del 1981 a Calenzano io dico che non c'ero e che né Vanni né Pacciani me ne hanno parlato. Insomma, Pucci aveva detto che Lotti gli aveva detto di aver saputo di questo delitto da Vanni e Pacciani, ma non gli aveva detto se lui c'era o non c'era. Lui qui sta dicendo che non gli aveva detto niente. Non è vero che gli aveva detto questo. Ma andiamo avanti, parliamo di Baccaiano. Il primo omicidio al quale ho assistito è quello di Baccaiano. Era d'estate. Mi costrinsero Vanni e Pacciani ad andare con loro. E qui il discorso di le minacce e compagnia bella di Vicchio è chiaro che si deve traslare su Baccaiano. Perché? A Vicchio ormai era il terzo omicidio a cui Lotti avrebbe assistito, no? Non poteva raccontare che era stato costretto ad andare lì senza saperlo, con le minacce, quello che è. Perché c'erano già stati due delitti precedenti. A questo punto il discorso si sposta su Baccaiano. Chiestogli come lo costrinsero, risponde, lo sanno loro. Chiestogli cosa gli dissero, risponde, mi dissero di andare anch'io, mi minacciarono, mi dissero che mi facevano fuori. Mi dissero che se non andavo mi venivano a prendere a casa. Quando mi costrinsero ad andare con loro a Baccaiano conoscevo Pietro da un paio d'anni. Conoscevo invece, probabilmente lo conosceva invece da 3 o 4. Conoscevo invece da tempo Mario che frequento da una 25ina d'anni, quindi si arriverebbe ai primi anni 70, quando Lotti si era trasferito in Borgo Sarchiani e Vanni abitava lì. Frequentavo poco Pietro perché non ci andavo tanto d'accordo, non mi garbava come persona, era troppo violento, era sempre arrabbiato nero. E qui potrebbe dare un avvallo alla mia ipotesi che in effetti Lotti frequentasse Pacciani non perché gli piaceva stare con lui, ma per sentirsi più forte attraverso di lui, no, per il discorso che avevo fatto nel video precedente. Era stato Vanni a dirmi che si doveva andare con Pietro in un posto a Baccaiano, poi arrivò Pietro e fu costretto ad andarci. Fu Pietro che mi costrinse. Era nel piazzone di San Casciano e mi disse: tu devi venire con noi. Io non sapevo niente di più finché non si arrivò sul posto. Come si vede, lui qui fa lo stesso ragionamento che aveva fatto su Vicchio. A Vicchio lui andò senza sapere che dovevano commettere un omicidio e qui questo fatto era successo due anni prima a Baccaiano. Queste giustificazioni relative alle minacce, che era poco credibile naturalmente, no? Perché se Lotti avesse denunciato Vanni e Pacciani, questi sarebbero andati in carcere e le minacce non avrebbero fatto male a nessuno. Successivamente Lotti avrebbe accampato i famosi ricatti sessuali, con il fatto di dirlo a tutti, quello che sappiamo, soltanto dopo che la perizia Fornari-Lagazzi aveva ventilato la possibilità che Lotti avesse avuto tendenze omosessuali. Questo comunque lo vedremo. Riparliamo di Calenzano. Circa l'omicidio di Calenzano me lo hanno detto loro, Pacciani e Vanni, di averlo commesso. Io non ero presente. Cioè lui, mentre Pucci di Baccaiano e Giogoli aveva detto che Lotti gli aveva detto di essere stato presente, disse che di Calenzano non gli aveva detto nulla, né se era stato presente né no. Naturalmente Lotti ammette sì di averglielo detto che Vanni e Pacciani avevano ucciso, ma si posiziona a ribasso sul fatto se era presente o no. Non era presente. Così non smentisce Pucci
e ammette il minimo. Non ricordo quanto tempo dopo l'omicidio me l'hanno detto. È vero, come ho poi riferito a Pucci, che Vanni e Pacciani mi avevano detto che era stato uno di Calenzano a indicare loro la coppia che fu uccisa. Mi hanno detto che la persona che indicò loro la coppia stava a Calenzano e si chiamava Giovanni. Ecco, finalmente che ammette di conoscere questo Giovanni. Aveva detto che lui di Giovanni Faggi non sapeva niente. Perché aveva detto così e qui cambia. Io di questa persona so solo quello che mi hanno detto Vanni e Pacciani. Io questa persona non l'ho mai vista, io questo Giovanni non l'ho mai visto di persona, ma loro mi hanno detto che veniva a San Casciano. Pacciani e Vanni dicevano che Giovanni era un buco. Pacciani e Vanni mi hanno detto che Giovanni era presente all'omicidio di Calenzano. E qui c'è una contraddizione tra la dichiarazione di Pucci, che aveva detto di aver visto Lotti, Vanni e Pacciani assieme a Giovanni Faggi, e Lotti che dice di non averlo mai incontrato. Alla fine poi Lotti ammette anche di questa macchina grossa sotto Scopeti, no? Dai e dai, gli volevano far dire disperatamente che c'era questa macchina grossa sotto Scopeti nella quale si voleva collocare Giovanni Faggi, poi successivamente si sarebbe collocato, chi lo sa, qualche rappresentante di setta e compagnia bella. Alla fine Lotti ammette, sì, questa macchina grossa sotto la piazzola di Scopeti c'era. Sentiamo. Effettivamente nel 1985, prima della piazzola degli Scopeti, vidi una macchina grossa e scura, parcheggiata sul lato della strada stesso dove si parcheggiò noi. Non so dire con esattezza che macchina fosse, ma dentro c'era uno, ma non vidi chi fosse. Circa il punto dove era parcheggiata la macchina scura, questa era davanti a noi a circa 4-5 metri. Quando io andai su nella piazzola e vidi l'omicidio nei modi che ho descritto, non vidi se quell'uomo che era nella macchina scura scese o meno. Non chiesi niente di quella macchina, di quella persona a Pacciani e Vanni. Non so se il tizio nella macchina guardò la scena rimanendo in macchina. Non ho parlato di quella persona con Pacciani e Vanni. Forse erano Pacciani e Vanni che sapevano che quella sera sarebbe stato lì anche quella persona. E qui si intende che su questa macchina ci sarebbe stato Giovanni Faggi. Ma poi, successivamente, in sede di pista esoterica, si sarebbe invece pensato che dentro quella macchina c'era un rappresentante della setta pronto ad andare a prendere i feticci che Vanni e Pacciani gli avevano lasciato lì sulla piazzola, addirittura mettendoli sotto la terra. Mamma mia. Riparliamo di Giovanni Faggi. Vanni e Pacciani mi raccontarono che per l'omicidio di Calenzano vi era con loro il Giovanni e che dopo aver commesso l'omicidio si recarono nell'abitazione dello stesso che abitava lì vicino per lavarsi. Questa storia del lavarsi poi è rimasto come un elemento che si ricorda facilmente, no? Si dice c'era anche quello e poi andarono a casa sua per lavarsi, ma quello le scemenze che racconta Lotti, cioè questa era una di quelle scemenze lì, insomma, tipo, cioè Giovanni Faggi che aveva famiglia, aveva moglie e figli, prende e quella sera fa andare Vanni e Pacciani in casa sua a lavarsi, e dove erano i suoi figli, dove era la moglie? Ma allora siamo arrivati in fondo al video, no? Questo interrogatorio di Lotti del 26 aprile 1996 fu un interrogatorio importantissimo. Diciamo che alla fine costituì un po' la base di tutta l'istruttoria, perché poi su questo interrogatorio ci furono degli aggiustamenti e tutto, però sostanzialmente si rimase lì con Lotti che aveva assistito e partecipato agli ultimi 4 duplici omicidi. Di quello di Calenzano aveva soltanto sentito dire. In un primo momento, in primo grado, mi sembra che anche questo delitto fu attribuito a Vanni e Pacciani, ma poi in secondo grado, siccome Lotti non aveva assistito, si rinunciò, insomma, cioè quello non fu abbonato a Vanni. Però insomma la base era quella, poi vedremo che ci saranno degli aggiustamenti, ci saranno queste scuse di Lotti, ci saranno poi gli elementi che avrebbero fatto comodo a mettere su quell'accrocchio che sarebbe stato la pista esoterica, no? Che verranno dopo, soldi di Pacciani, tutte queste storie qui. Però diciamo che la base dell'istruttoria rimase questa. Per il momento vi saluto.